Stamattina mi sono svegliata con una voglia assolutamente insana di fare un video su Gemma del Sud, cioè sul caso di Gemma del Sud. Non lo so perché mi sono svegliata, cioè non so perché. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati su questi schermi. Ormai quasi un mese fa, il 27 luglio alle 10:29, vi informavo che il mio stupido cervello mi aveva giocato un brutto tiro. Mi aveva richiamato alla mente Gemma del Sud e mi aveva fatto salire una voglia insana di fare un riassuntone dell'assurdo caso di Gemma del Sud, come se questi fatti accaduti 13 anni fa non fossero solo da prendere e collocare nel bidone dell'oblio. La vostra risposta a questa idea piuttosto mediocre è stata, devo dire, carica di entusiasmo e partecipazione. Sì, assolutamente, che poi che fine ha fatto Gemma del Sud? Sì, fallo! Bellissimo. Fallo! Approvo. Fallo, ti prego. Tipo, sì, ti prego. Oh my god, sì, subito. Necessito. Sì, Iris, ti prego. Potrei pagare per averlo. Accetti mazzette, vero? Pertanto eccomi qui. Oggi riassumeremo il caso di Gemma del Sud in tutti i suoi dettagli più conturbanti. Questo video, ragazzi, voglio che sia un documento. Voglio realizzare questo video non tanto per noi, quanto per le generazioni future, affinché il caso di Gemma del Sud rimanga nella memoria collettiva per sempre. Quindi mettetevi comodi, ragazzi, versatevi una bella bevanda fresca da sorseggiare e soprattutto da buttarvi in testa. Detto ciò, cominciamo. È il 2009, siamo in un'epoca in cui YouTube ancora è una verginella. I primi YouTuber italiani stanno sperimentando format nuovi. Abbiamo i tutorial di trucco grazie al canale di Cleo Makeup che ci insegna come mettere il burro cacao senza risultare troppo truccate. Ciao, io mi chiamo Clio e sono una ragazza italiana. Abbiamo Will Wush che fa le parodie di Twilight. Ma tu non mi abbandonerai mai, vero? No, non ti lascerò mai. Ti devo lasciare. Bene. Che culo. Abbiamo le recensioni di Yotobi. Sceglietevelo voi il motivo per cui questo film fa schifo. Siamo felici e non lo sappiamo. In generale il panorama di YouTube è permeato in questo periodo da un senso di continua esplorazione. Nessuno sa ancora come usare questo spazio, nessuno sa che cosa farsene ed è proprio questo il bello, cioè da spettatore tu apri YouTube con curiosità, non lo sai che cosa ti ritroverai davanti, chissà che cosa si saranno inventati i creator negli ultimi 10 minuti. I video caricati sono completamente amatoriali, la qualità delle registrazioni fa schifo ai cani e non importa quanti iscritti uno youtuber abbia, tra l'altro non esisteva ancora il termine youtuber e comunque non importa quanti iscritti abbia uno youtuber, un creatore di contenuti, comunque la qualità dei suoi video sarà peggio di una videochiamata fatta col 3G. Non c'era neanche il 3G all'epoca, ma paradossalmente tutto questo nel 2009 ci piace. E perché ci piace? È importante capirlo, ragazzi, attenzione, i video fatti male su YouTube creano un senso di autenticità che si pone in quel periodo in netto contrasto con la televisione, con i suoi programmi perfetti in alta qualità, iper elaborati, che risultavano molto più falsi. C'è Will Wush che faceva le parodie con una parrucca scombinata in testa da solo, cioè tipo tutti i personaggi li interpretava lui da solo, era molto più genuino del programma Zelig, per esempio. Cioè Zelig veniva trasmesso in TV negli stessi anni, nello stesso periodo, e in Zelig i comici indossavano costumi su misura, avevano alle spalle una scenografia di un certo livello che veniva montata e smontata dai tecnici televisivi, eccetera eccetera. Ecco, in un'epoca in cui eravamo bombardati solo ed esclusivamente da contenuti perfetti, da vallette perfette, da storie perfette, YouTube era una boccata d'aria fresca, era il momento in cui potevi respirare un attimo e dire ah, finalmente un po' di bruttezza. Capite che in questo contesto nascono su YouTube anche personaggi trash, cioè il terreno è proprio fertile per i fenomeni trash, perché vige proprio questo gusto dell'orrido, questo fascino per il brutto. Ma cos'è il trash? Cioè, cos'è un personaggio trash esattamente? Il personaggio trash porta su YouTube contenuti scadenti, esteticamente rozzi, e nonostante ciò il suo intento non è quello di fare ridere, anzi si prende molto sul serio, è convinto che i suoi contenuti siano di qualità, capito? Ed è proprio questo contrasto a scatenare la risata. Ora, a inaugurare il trash qui su YouTube Italia è lei, Laura Scimoni. Salve proprio a tutti, amici miei di MySpace.
E un bacione e saluti dalla vostra simpaticissima Laura Scimone. In un angolo della sua cameretta, Laura Scimone registra se stessa mentre balla in modo disarmonico. Talvolta canta in modo disarmonico. Nonostante la mancanza di talento, Laura cattura l'attenzione di migliaia di utenti. Così, sulla scia del canale di Laura Scimone, nascono molti altri canali simili. C'è gente che fa cose che non sa fare convinto di saperle fare. Ce ne sono veramente tanti nel 2009, ma a un certo punto ne nasce uno in particolare che si distingue, uno che cattura l'attenzione del pubblico molto più di qualunque altro. Gemma del Sud. Gemma del Sud è una figura poliedrica. Lei canta, balla, recita e fa anche tutorial di trucco e parrucco. Uno dei video di Gemma del Sud diventa talmente virale da renderla famosa in Italia. Si tratta di lei che canta la canzone Paparazzi di Lady Gaga. Questo è il video. Con questo video inizia una nuova era mediatica. Nonostante l'evidente mancanza di talento e di tecnica nel canto, Gemma del Sud è sicura di sé e la ostenta questa sicurezza, cioè lei è convinta di sapere cantare, o forse lo sa che non sa cantare ma non gliene frega niente e continua a farlo. Di solito siamo abituati che se una persona è incapace di fare una cosa si trattiene dal farla, se ne vergogna. Gemma del Sud no, lei non sembra provare vergogna, cioè lei sembra immune a questo sentimento. E questa cosa è strana, c'è questo contrasto tra la sicurezza di sé che ha Gemma del Sud e la sua incapacità fa ridere il pubblico che la vede come ridicola, e così Gemma del Sud attrae un vasto pubblico che ride di lei. A peggiorare la situazione c'è il fatto che Gemma del Sud, diciamo, non è una bellezza standard. In che senso? Nel senso che non è magra e nel 2009 vigeva una grassofobia sconcertante. Mi dovete credere, ragazzi, preparando questo video mi sono immersa un po' in quegli anni e mi sono imbattuta in molti video che all'epoca erano considerati normali, addirittura belli, divertenti, intrattenenti, però sti video erano pieni di battute grassofobiche. Gemma del Sud viene quindi disprezzata per la sua forma fisica. C'è sto rotolino di pancia che c'ha e che lei, invece di coprire con vergogna, mostra con orgoglio indossando dei crop top, inorridisce gli utenti. Nei commenti viene chiamata balena, vacca, cicciona, non ci si risparmia, e la cosa più triste è che nessuno al tempo andava sotto questi commenti a scrivere: oh, ma come ti permetti, sei grassofobico? No, non esisteva questa sensibilità, era considerato normale. Se non avevi il fisichino di Megan Fox ti dovevi coprire e basta. Questo era il sentimento comune, perché turbavi la gente con la tua ciccia. Ma questo è solo uno dei motivi per cui Gemma del Sud viene bullizzata, ce ne sono tanti altri. Innanzitutto si trucca male e inoltre, come se questo non bastasse, si acconcia i capelli in modo inusuale. Per esempio, in questo specifico video che abbiamo visto, Gemma ha i capelli lisci e poi sto codino di lato a caso, tipo un rubinetto. Una scelta audace che suscita l'ilarità del pubblico. Come reagisce Gemma del Sud alle critiche? Ragazzi, lei pubblica un video tutorial per insegnarci a fare la sua stessa acconciatura. Il video tutorial è questo. Questo di qua è appunto un tutorial, nel senso il tutorial di Gemma del Sud, come faccio le acconciature, quelle che vedete nuove, che a molta gente appunto gli sono piaciute. Innanzitutto, per il look che ho fatto ieri, allora, ovviamente potete usare anche altri elastici che qui che vedete. Allora, voi dovete fare in questo modo. Questo è l'elastico che ho usato ieri. Allora, prendere appunto la parte, non so se mi viene come ieri, comunque, prendere appunto una ciocca di capelli, però ecco fatto, diciamo, deve essere una ciocca abbastanza abbondante, così, sì. Procedere molto lentamente e
professore. Ma cosa diciamo? Sì. Considerate che io adesso vi sto facendo vedere degli estratti dei suoi video, ma una delle caratteristiche dei suoi video è la lentezza che rende l'atmosfera imbarazzante. Il tutorial deve essere stato un successo perché non passa molto tempo che Gemma del Sud ne pubblica uno nuovo e questa volta, ragazzi, ci insegna a realizzare un make-up, un bel trucco innovativo. Guardate. Allora ragazzi, ciao a tutti, benvenuti nel mio tutorial. A tanta gente sono mancati tanti i miei tutorial e ora ricominciamo. Allora, applichiamo la matita con molta precisione. Dobbiamo fare... Allora, Gemma del Sud lancia una nuova moda. Cioè che l'archetto si prolunga fino a qui. Cioè, per me sta benissimo, non me ne frega niente se mi criticate. Allora partiamo anche da questo piccino. So che magari per voi è esagerato, ma io do in punto così. È una nuova moda lanciata da me, non invito nessuno. Molto originale. A questo punto partiamo da qui, dalle sopracciglia, e facciamo un cerchio così. Lo stesso vale per qui. Ecco, vedete? Sono trucchi inventati da me, nel senso Gemma del Sud propone dei trucchi, perché io non voglio imitare nessuno. E quindi poi se mi volete ascoltare, bene, insomma, io faccio 2 archettini così, e bisogna starci almeno 10 minuti. Sì. Potete anche farne uno diverso dall'altro, non fa niente. Allora, poi a questo punto qui facciamo così. Questo trucco mi dona veramente tantissimo. E infine indossate un bel paio di occhiali da sole e uscite di casa. Ora, scherzi a parte, ragazzi, io in Gemma del Sud vedo molta voglia di esprimere la propria creatività. Quando tutti si fanno la codina dell'eyeliner, arriva lei e si fa direttamente il gatto a 9 code. Quando tutti si fanno il ciuffo piastrato incollato sulla fronte, arriva lei e si fa il rubinetto. Inoltre, questa cosa che lei dica voglio lanciare una nuova moda, secondo me ci dice qualcosa su di lei e dovremmo fermarci un attimo per provare a entrare nella sua mente prima di proseguire, così magari abbiamo una chiave di lettura per interpretare i suoi comportamenti futuri. Ora, per entrare nella psiche di una persona, io cerco sempre di trovare un po' di me in quella persona, qualcosa che io possa comprendere per esperienza personale, qualche comportamento in cui io mi possa immedesimare. Ecco, Gemma del Sud mi ricorda un sacco me da bambina. Dovete sapere che io da bambina, nel periodo in cui andavo alle medie, credo, no, forse alle elementari, non mi ricordo, ma comunque ce l'avevo questa smania di lanciare mode stravaganti e per questo mi presentavo spesso con oggetti strani. Tipo una volta ricordo di essermi presentata in classe con questi.
i paraorecchie. Considerate che in Sicilia sono un oggetto inusuale, sconosciuto ai più. Noi qui non abbiamo la neve, qui abbiamo le allucinazioni per il caldo fino a dicembre, quindi non hanno senso questi cosi. Eppure io un giorno mi sono messa a sfoggiare questo strumento germanico e non potete capire quanto mi gratificava il fatto che tutti si incuriosissero. Quindi mi sono chiesta, ragazzi, ma cos'è che mi spingeva all'epoca a fare ste cretinate? Perché forse potrebbe coincidere con quello che spinge Gemma del Sud a scarabocchiarsi la faccia come un banco di scuola. Allora, io credo che alla base ci sia un bisogno estremo di essere notati, di attirare l'attenzione degli altri e soprattutto di essere apprezzati dagli altri. Guardate, sono una persona creativa, stimatemi. Che poi, se ci pensate, è un po' un paradosso. Praticamente tu ti comporti come se cercassi di differenziarti dalle masse, di essere diversa da tutti, ma in verità vuoi solo trovare un gruppo al quale appartenere, un gruppo di persone che ti apprezzino e che ti vogliano bene. Le solite idee inutili dell'onorevole cervello. Penso che questa possa essere la motivazione psicologica che muove Gemma del Sud a truccarsi a cazzo di cane. Ma non è tutto qui, ragazzi, perché come vi dicevo io ero molto giovane quando indossavo i paraorecchie, quindi il mio era anche un tentativo di esplorare me stessa, di scoprire nuovi stili, quindi diciamo che è stata una fase che ha fatto parte della costruzione della mia personalità. Ecco, credo che ancora una volta per Gemma del Sud possa essere lo stesso, cioè secondo me Gemma del Sud è una bambina che è dovuta crescere troppo in fretta. Noi la vediamo tutto sommato grande, cioè è molto giovane, però insomma non è una bambina, però come scopriremo questa ragazza non ha avuto un'infanzia facile, diciamo che ha bruciato le tappe, mettiamola così. Ma andiamo per ordine. Ben presto arriva sul canale di Gemma del Sud un nuovo tutorial nella cui introduzione lei ci spiega la sua filosofia. Ve lo faccio sentire. Salve a tutti, benvenuti nel nuovo tutorial. Allora, questo è un nuovo tutorial ovviamente. La volta scorsa vi ho fatto vedere come si fanno i disegni sulla faccia per un trucco bello, nel senso disegni, vale a dire che il trucco è creatività. A parer mio non è solo mettere un po' di matichina qui e un po' di ombretto qui, a parer mio è fare tanti disegnini nella faccia, e questo si chiama trucco per me. Allora, cominciamo a sfoltire qui, facciamo una lineettina qui, una lineettina qui, poi Io amo questa cosa che i suoi tutorial non seguono nessuna logica, cioè lei dice cominciamo a sfoltire qui, mentre disegna due linee che seguono la riga delle occhiaie, tra l'altro senza neanche applicare il principio di simmetria. Da un lato la linea la fa corta e orizzontale, dall'altro fa una linea drasticamente verticale e dopodiché procede a sentimento, disegna dove le va, non ce l'ha un progetto, non credo che abbia in mente come debba venire alla fine la sua faccia. Lei disegna e basta, qualcosa verrà fuori, tipo Pollock. Guardiamo un altro pezzetto di questo tutorial perché ci dobbiamo proprio immergere. a quel punto prendiamo il light blues e facciamo così. A questo punto prendiamo l'ombretto, lo mettiamo un poco qui. Bene, lo spalmiamo un po' sulle guance. Ma sì, d'altronde perché no? Cioè, chi ha stabilito che l'ombretto debba essere messo sulle palpebre? Rompiamo gli schemi, mettiamo il fard sotto le ascelle. Ben presto l'avanguardista Gemma del Sud si esibisce in una nuova performance. Ancora una volta ci fa una cover di Lady Gaga, ragazzi, e questa volta ci canta Poker Face. Per l'occasione indossa addirittura dei tacchi, nonostante non fosse assolutamente necessario. Non passa molto tempo che Gemma del Sud si esibisce anche sulle note di Bad Romance, sempre di Lady Gaga. Lady Gaga sembra essere la cantante preferita di Gemma del
del Sud, e la cosa ha senso, ragazzi, perché Lady Gaga si distingue proprio per il suo stile fuori dagli schemi, se ci pensate. Cioè, Lady Gaga ha indossato alcuni dei capi d'abbigliamento più insensati nella storia dei capi d'abbigliamento. Indimenticabile quando si è presentata agli MTV Music Awards vestita come un prosciutto. Cioè, è arrivata con un abito fatto di bistecche, scarpe fatte di bistecche e per completare il look una bella bistecca spiaccicata in testa, praticamente pronta per il barbecue. Meno male che non c'erano cani in sala. Un'altra volta Lady Gaga ha indossato un abito fatto con una parrucca. Poi vabbè, per non parlare degli accessori completamente nonsense, qui pare che sia caduta su un nido di uccelli. Così si sia rialzata, si sia guardata intorno e abbia detto: non è successo niente, posso andare. Lady Gaga ha uno stile futuristico, avveniristico, provocatorio. I suoi outfit brutti fanno parte del suo personaggio, quindi ha senso che sia l'idolo di Gemma del Sud. E infatti non ci crederete mai, ragazzi, ma Lady Gaga tra il 2014 e il 2015 esibirà dei make-up palesemente realizzati seguendo i tutorial di Gemma del Sud. Guardate. Passa qualche giorno e Gemma del Sud pubblica un nuovo video. Non è una cover di Lady Gaga, non è un tutorial, no ragazzi, è qualcosa di più. Ve lo faccio direttamente vedere, vi dico solo che grazie a questo video scopriremo da dove provenga esattamente Gemma del Sud. Allora ragazzi, ciao a tutti. In questo video batterò il record di 10 bicchieri in testa d'acqua. Allora, cominciamo col primo bicchiere. Eccolo qui. Già preparati tutti per voi. Madre mia. Ah, tutta bagnata sogno. Quindi è confermato, Gemma del Sud non è del nord. Se pensavate che Gemma del Sud fosse della Brianza, adesso sapete che non è così. Tutta bagnata a sogno è una frase al 100% palermitana. Gemma del Sud è una mia concittadina. Anche per oggi a portare avanti il trash di qualità ci pensiamo noi. Tra l'altro non posso fare a meno di notare che quando si versa addosso l'acqua è sempre seduta sul suo letto. Spero abbia messo una cerata sotto, perché altrimenti sto materasso a questo punto, cioè sarà diventato un materasso ad acqua. Pochi giorni dopo Gemma del Sud pubblica un nuovo video, annuncia che ben presto sarà niente meno che A Uno Mattina, il programma mattutino della Rai condotto da Luca Giurato. Sentite. Ciao a tutti ragazzi, sono qui per darvi una notizia importantissima. La redazione di Uno Mattina mi ha contattata e sarò presto sulla televisione e non vi dico come sono felice, sono felicissima di questa notizia. Sarò finalmente in televisione su Uno Mattina. Mi vedrete a partire da settembre tutte le mattine sui vostri schermi e sulle vostre TV. Quindi Gemma del Sud finalmente è in televisione. Quindi alla gente che si comporta male, che scoppiasse, non me ne frega assolutamente nulla, perché io sono la nuova diva e apparirò in televisione. Quindi sono felicissima e me la rido mosche. La prospettiva di Luca Giurato che conduce con Gemma del Sud è catastrofica. Il buongiorno si sarebbe visto da Uno Mattina. Purtroppo la cosa si rivela essere una bufala. Però ragazzi, attenzione, a inventarsi non è stata la povera Gemma. Lei è stata proprio raggirata. È stata presa in giro da due che forse si credevano simpatici, non lo so. Chi sono questi? Takao e Lex. O qualcosa di simile. Infatti nella didascalia sotto questo video in cui Gemma dice sarò a Uno Mattina ogni giorno, leggiamo questa cosa. Mi ha contattata Uno Mattina, se non mi credete contattate Frater Tenebrau.
Takao e Lex sono i loro nomi. Mi sembrano proprio nomi tipici di produttori televisivi. Ma Gemma del Sud non si arrende, la parola d'ordine è determinazione e a questo punto pubblica questo video. Allora, questo è il provino per la Mediaset e appunto reciterò un pezzettino di Shakespeare. Allora, essere o non essere, questo è il problema. Ecco, questo era il pezzettino. E spero vi sia piaciuto alla Mediaset. Non essere. Il dilemma è stato finalmente risolto. Ma va bene così, è stato breve ma intenso. La vita è troppo breve per imparare a memoria tutta la sega mentale di Amleto. Alfonso Signorini già l'avrebbe presa per il Grande Fratello senza pensarci due volte. E infatti, ragazzi, il giorno dopo Gemma del Sud pubblica un nuovo video sul suo canale in cui racconta di essere stata contattata su MSN, niente po' de meno che dalla Mediaset. Su MSN, cioè per chi non lo sapesse, MSN era una chat molto popolare nei primi anni 2000 e mi emoziona un sacco già solo nominarla MSN perché era la mia vita, era una specie di WhatsApp però sul computer. Diciamo pure che MSN è la nonna di WhatsApp, cioè bastava possedere l'indirizzo email di una persona per aggiungerla tra i contatti e avviare conversazioni in chat. Considerate che si usava tra ragazzini per cazzeggiare MSN, pertanto sarebbe stato impensabile che una rete televisiva come Mediaset adottasse MSN come canale per proporre opportunità lavorative a Gemma del Sud. Le avrebbe mandato una mail, capito, tutt'al più. Quindi è chiaro a tutti, tranne che a Gemma del Sud, che sia stata presa in giro ancora una volta. Ma lei purtroppo non ci arriva, ragazzi, non lo capisce e infatti dice in questo video: sapete, la Mediaset mi ha scritto su MSN e mi ha proposto di fare la tronista uomini e donne e di partecipare a Pomeriggio 5. Mi hanno offerto 6.000 euro. Io Pomeriggio 5, dice Gemma del Sud, l'ho accettato volentieri perché vivo in Veneto, attenzione, e posso arrivare facilmente negli studi di Pomeriggio 5, mentre, dice Gemma del Sud, ho dovuto declinare l'offerta di fare uomini e donne perché ho un fidanzato. Ok, a questo punto la storia di Gemma del Sud inizia ad assumere spessore, sappiamo sempre più cose su di lei, avevamo intuito le sue origini palermitane, ma adesso sappiamo di più, sappiamo che attualmente vive in Veneto e sappiamo che ha un fidanzato. Ora, pochi giorni dopo, Gemma del Sud pubblicherà il video dal titolo Io sto col mio convivente. In questo video ci rivelerà qualche nuovo succoso retroscena sulla sua vita. Vi faccio sentire. Con un ragazzo da 3 anni. Questo ragazzo è quello con il quale convivo. Io quindi sto con la persona con cui vivo a casa. Notate una cosa, ragazzi, non usa mai la parola fidanzato, continua a dire io sto con la persona con la quale convivo. Magari non significa niente, però considerate che questi sono tutti tasselli che ci torneranno utili, perché tra poco scopriremo su di lei delle cose disturbanti. Gemma del Sud non si arrende, lei vuole andare in televisione e il giorno dopo pubblica questo video dal titolo Provino per il Grande Fratello. In questo provino Gemma del Sud si presenta come Gemma, una cantante e ballerina star di YouTube. Si narra ancora oggi che Alfonso Signorini la notte non dorma perché ha perso questa occasione. Nell'attesa che un programma televisivo qualsiasi la caghi, Gemma del Sud continua a pubblicare video trash, sempre più trash. Un video in cui urla a caso, 2 video in cui urla a caso, video in cui balla a caso, un altro video in cui si butta l'acqua in testa. Poi
un giorno un colpo di scena rompe la monotonia. Gemma del Sud pubblica un video per raccontarci un episodio incredibile, una cosa assurda che le è successa, ragazzi. Praticamente è entrata in una gelateria e ha incontrato, questo lo racconta lei, ha incontrato una ragazza identica a lei, sia fisicamente che caratterialmente. Gemma del Sud, incuriosita da questa strana coincidenza, quindi si è avvicinata a questa ragazza e le ha chiesto il nome e ha scoperto che sta ragazza, giusto, si chiamava come lei, stesso nome, stesso cognome. Le due a questo punto hanno realizzato di essere nate insieme contemporaneamente, cioè di essere gemelle e di essere state ingiustamente separate alla nascita. Dopo aver condiviso con noi questa bizzarra storia, Gemma del Sud, ragazzi, non ci crederete mai, ma ci fa conoscere la sua gemella. Cioè, ce la fa vedere. È tutto vero, ragazzi. Gemma del Sud fa un video insieme alla sua gemella e sono tutte e due nella stessa stanza. Ecco a voi Gemma del Sud con la sua gemella. Allora ragazzi, ciao a tutti, io e la mia gemella vi volevamo salutare. Ebbene sì, ragazzi, anche io ce l'ho una gemella, non sapevo come dirvelo. Lei è Siri Ainolibab. Quando l'ho scoperto ero felicissima perché ho sempre desiderato una sorella. Ci tengo a dirlo che ho una sorella alla Mondadori. Non vedo l'ora di scrivere un bestseller su di lei in cui la sputtano senza pietà dicendo per ogni 3 pagine che le voglio bene. Penso che sia superfluo dirlo, ma farò comunque questa precisazione. Non c'è nessuna gemella nella stanza di Gemma del Sud. Lei ha evidentemente registrato un video con la webcam usando l'effetto specchio che ha reso possibile, insomma, questa doppia presenza di Gemma del Sud. Non c'è nessuna gemella nella sua stanza. Lei è da sola e quando dico è da sola intendo proprio che è una persona evidentemente molto sola, con un urgente bisogno di farsi degli amici. Con questi teatrini Gemma del Sud si mette in imbarazzo e il pubblico di YouTube ride di lei in modo spietato. Più video pubblica Gemma del Sud, più aumentano i suoi haters. E quando parlo di haters, ragazzi, parlo di migliaia di veri e propri cyberbulli. Mi dovete credere, a quel tempo quello degli haters era un fenomeno che non aveva niente a che vedere con i giorni nostri. Cioè, gli haters che abbiamo oggi sono mezze seghe se li confrontiamo con quelli che affollavano i social in quegli anni. Non esisteva ancora un'educazione digitale, non si conoscevano gli effetti del cyberbullismo, non si aveva consapevolezza del fatto che il proprio comportamento online potesse avere conseguenze sulla vita reale delle persone. Tant'è vero che il primo caso di suicidio per cyberbullismo in Italia si verificherà solamente un paio di anni dopo, nel 2013, con la morte di Carolina Picchio, una ragazzina di soli 14 anni. Ma al tempo di Gemma del Sud questa cosa non è ancora successa, nessuno pensa che questa si possa ammazzare perché riceve insulti. Quindi che fanno? La insulti? L'odio che riceve Gemma del Sud tra il 2009 e il 2010 è inquantificabile e, ripeto ragazzi, è del tutto normalizzato. Ancora oggi esiste su Facebook questa pagina. È una pagina che è stata creata proprio in quegli anni, una pagina di odio contro Gemma del Sud. Questa pagina oggi rappresenta una specie di reperto, una specie di documento storico, perché raccoglie i peggiori commenti che gli utenti al tempo lasciavano sotto i video di Gemma del Sud. Questo è lo scopo della pagina. La cosa triste è che questi commenti non è che vengono messi sulla pagina per condannarli, cioè per condannare questo comportamento d'odio, no, anzi vengono lodati per questi insulti i commentatori. La pagina infatti si chiama Commenti geniali degli user YouTube sul canale di Gemma del Sud. Andiamo a leggere alcuni di questi commenti
geniali. Scusa, ma il tuo ragazzo fa il netturbino? No, perché vedo che si è portato il lavoro a casa. In India avresti fortuna, là le vacche le adorano. Se io ti becco per strada ti riempio di botte, ma ti faccio talmente tanto male che non ti azzarderai più a gridare in questi video. Questo potrebbe essere benissimo un commento che si trova nella mia sezione. Il tuo esistere è un'offesa all'umanità. Fai cagare, smettila di dimenarti come una balena in fin di vita. Guardate, abbiamo trovato la figlia di Shrek. Zocca, troia e puttana di merda. Copriti, sei la vergogna di tutte noi donne. Lascia le tette in beneficenza a chi non ce le ha e sparati. Potrei continuare per ore, ragazzi, ce ne sono tantissimi ed è veramente interessante guardare tutto questo con il senno di poi, perché cioè, ancora oggi esistono gli haters, ok? Ancora oggi c'è chi scrive queste porcate sotto i contenuti di alcuni creator, però c'è una differenza. Questi commentatori oggi vengono visti come dei frustrati, come dei poveri stronzi che non hanno niente di meglio da fare nella loro vita e comunque di solito rappresentano una piccola minoranza, ci sono pochi. Ai tempi di Gemma del Sud non era così, era il contrario, questi utenti erano la maggioranza e questo genere di commenti venivano valutati positivamente dal grande pubblico, dalle masse, no? Più o meno da tutti in realtà. Ma l'odio nei confronti di Gemma del Sud non è che si limita ai commenti, no, nascono veri e propri canali su YouTube contro di lei, dedicati solo a odiare Gemma del Sud, ragazzi, mi spiego meglio, c'è gente che passa le giornate a montare video per prendere in giro una di cui non conosce manco la data di nascita, cioè, questa è la situazione. Sei veramente brutta, sei un tumore nel letto, sei fastidiosa come un dito nel culo. L'unica cosa che sai fare è fare schifo. Ragazzi, vi avevo lasciato. Vi stavo dicendo che Waka Waka è un mio successo. Ma non finisce qui, ragazzi, in un video futuro Gemma del Sud racconterà di non poter neanche uscire di casa senza che qualcuno le urli dietro: ma sei Gemma del Sud? Con fare irrisorio. Gemma del Sud racconterà che in queste circostanze lei si allontana, scappa facendo finta di niente, ma che queste persone di solito continuino a molestarla e a tampinarla. Perché mi state sempre a me? Ma non esce di casa? Tutti a rincorrermi, Gemma del Sud, sei tu? E io devo dire, sì, sogno io, sì, sogno io. Cioè, vedete, porca puttana, che non vi rispondo. E gridate Gemma del Sud in mezzo a tutta la strada, che, cioè, ma veramente, ma che figure di merda mi fate fare, dannate troppo. Ora, siccome non ci sono veri e propri motivi per odiare Gemma del Sud, perché questa ragazza di fatto non fa niente di male a nessuno, non fa letteralmente niente se non ballare e cantare male, allora si va alla ricerca di motivi per avercela con lei in massa. Bisogna trovare qualcosa, bisogna trovare una ragione per odiarla. Ad esempio, in un video Gemma del Sud a un certo punto dice: vi avviso che se non la smettete di insultarmi io vi denuncio tutti. Dice una cosa simile, e al che gli utenti l'accusano di minaccia e vengono pubblicati degli appelli su YouTube in video montati in modo melodrammatico in cui gli spettatori vengono invitati a segnalare il canale di Gemma del Sud. In generale si trova sempre il pelo nell'uovo per segnalarla in massa, è come se la sua esistenza stessa su YouTube dia troppo fastidio, bisogna eliminarla dalla vista. Gemma del Sud a un certo punto inizia a ribellarsi al cyberbullismo. Tutto comincia quando Gemma del Sud pubblica questo video. Ciao Mosche, come va? Tutto bene? Avete smesso di fare zzz, di girare? Tutto bene Mosche? Mosche di merda. Ma sempre che rompete le scatole siete mosche. Siete delle mosche che fanno il girotondo e poi tutte insieme cadono a terra. Siete mosche. E girano e fanno il girotondo e cadono tutte a terra. Siete mosche. Perché no? Non fate vedere come ballate e cantate voi che mi criticate tanto, eh? Perché?
Che patetici che siete assurdi, sul serio. Mosche, siete solo delle mosche. Non avete neanche il coraggio di farvi vedere. Mosche, mosche. Ovviamente, ragazzi, manco a dirlo, questo è uno dei video più famosi e più perculati di Gemma del Sud. Cioè, lei ha fatto questo video come sfogo contro chi la prende in giro ed è stata presa in giro per questo video. E c'è di più. Al tempo c'era una funzione su YouTube che era bellissima. Praticamente voi utenti potevate rispondere al mio video con un video. Questa funzione si chiamava video risposta. I video risposta spuntavano di solito sotto il video originale appena prima dei commenti. Una funzione che YouTube secondo me dovrebbe rimettere. Io non ho mai capito perché sia stata tolta. Comunque, chiusa parentesi, tra i video risposta a questo video di Gemma del Sud ce n'è uno particolarmente violento, ovvero questo. L'autore del video è Bludante, così si fa chiamare. Vi regalo qualche estratto. Ciao Gemma del Sud, io praticamente sto rispondendo a questo tuo video, siete patetici, ma io credo che la vera patetica sei tu. Allora, te lo dice una persona che di ballo ne capisce, e fidati che nel 1990 e nel 93 sono stato campione nazionale di ballo latinoamericano, e tu di ballare non sai fare niente, sai muovere il tuo culo come una puntini. Io non voglio esplicitare la parola, cerca di essere un po' più consone nel tuo comportamento e nei tuoi movimenti, perché metterti sul letto col culo in aria e fare là puntini non ha senso. Cioè, puoi vestirti in una maniera più sistemata. In molti dei tuoi video sei vestita sempre uguale, da puntini, ma la Mediaset ti ha contattato per che cosa? Per fare un provino, per ballare e cantare? Cantare! Tu ragli, non canti! Ma guarda che l'immondizia è più cultura, perché se noi buttiamo delle cose nell'immondizia è perché sono servite a qualcosa, ma tu è anche a questo, perché tu non servi a niente, e poi che ti metti a fumare! Guarda, te lo dice uno che fuma pure, ma io non mi sognerei mai di fumare davanti a una telecamera per poterlo pubblicare. Ma a parte il fatto che fumi da puntini, alla famosa parola, cioè non si fuma in questo modo, ancora dovresti ciucciare le tette, perché non sai niente di questa vita. Cerca di calmarti, perché ti va, finisci malissimo, e questo non è una minaccia, sei la rovina, e io mi vergogno essere siciliano come te. Io sono orgoglioso di essere siciliano, attenzione, sono orgoglioso, ma mi vergogno invece di te che tu lo sia. Guarda che ci sono molti che fanno le stupide, e lo fanno perché lo vogliono fare, lo fanno perché sono inconsapevoli, ma non sono mai delle zocche come te. Sì, sei una zocca. Io, a posto del tuo fidanzato, ti avrei mandato 100 di quei calci in culo. Oggi un video del genere, secondo me, non riceverebbe molta approvazione. Cioè, questo tizio verrebbe come minimo denunciato, licenziato, i premi che millanta di avere vinto verrebbero ritirati, subirebbe 2 settimane di shitstorm, Fedez farebbe delle storie su Instagram per dissarlo, ma nel 2009, anzi nel 2010, ragazzi, a questo punto già è il 2010, non lo so perché io continuo a dire 2009, nel 2010 la maggioranza è dalla sua parte, dalla parte di Bludante. Infatti attenzione ragazzi, io non conosco questo Bludante, non so neanche se sia un personaggio famoso, però mi sento di dirvi non prendetevela con lui, cioè prendervela con lui oggi non avrebbe senso. Vale la pena ricordare che nel 2010 saremmo stati tutti o quasi tutti d'accordo con lui, perché eravamo tutti allineati su questo livello scimmiesco di pensiero, e infatti è probabile che Bludante oggi abbia rivisto le proprie idee come tutti noi, magari non ha più la password per entrare nel vecchio canale e rimuovere questo video, e io tipo lo sto ritirando fuori dopo 13 anni, quando magari lui sperava che venisse dimenticato, no? Quindi non infieriamo.
Quindi, senza prendermela con il Blue Dante di oggi, voglio comunque analizzare le sue parole con il senno di poi che abbiamo maturato nel corso di questi 13 anni. Cosa c'era di problematico in queste parole? Cosa ci impressiona oggi di questo discorso che sembrava tanto logico all'epoca? Innanzitutto che sia fatto da un uomo con questo atteggiamento paternalistico aggressivo. C'è un uomo che dice a una donna: tu non devi muovere il culo. Oggi riconosciamo essere un comportamento misogino, perché io personalmente muovo il culo quanto mi pare e piace, perché è il mio, ne sono sicura di questo. Puoi dirmi di non muovere il tuo culo, lo accetto, ma non puoi dirmi se posso o meno muovere il mio culo, così come non puoi dirmi se posso o no muovere il mio pollice, il mio indice o il mio medio. Oggi che un uomo dica a una donna mettiti qualcosa di decente perché sembri una zocco, scatenerebbe quantomeno un acceso dibattito pubblico. Cioè, alcune femministe potrebbero darsi fuoco, perché punto primo, vestirsi da puttana non è reato, e se non me lo dice la legge cosa posso o non posso indossare, figurati se me lo deve dire Blue Dante. Punto secondo, quando mi dici copriti perché così sembri una zocco, con questo tono anche dispregiativo quando dici zocco, stai insinuando che per te le zocco, ovvero nel gergo le donne che la danno facilmente, le donne che vivono liberamente la propria sessualità, siano spregevoli. Quindi stai supportando l'idea che la sessualità delle donne debba essere repressa e controllata dagli uomini. Sono loro che ci devono imporre dei limiti, che ci devono spiegare a quanti uomini la dobbiamo dare, fino a che punto possiamo scoprire il nostro corpo, in che modo possiamo muoverlo e fino a che punto possiamo mostrarci sessualmente disponibili, il che è assolutamente non necessario. Ma non finisce qui. Oggi è inoltre incontemplabile che un uomo dica a una donna non fumare in questo modo da puttana, che pare un verso di Fabri Fibra. Cioè, darmi della puttana perché fumo, capito? È una cosa che persino gli incel hanno argomentazioni migliori. Nonostante ciò, ragazzi, la maggior parte dei commenti sotto il video di Blue Dante lo supportano. Per non dire tutti i commenti, cioè quasi tutti si trovano pienamente d'accordo con lui, i restanti si trovano parzialmente d'accordo con lui. Non ci sono commenti in cui gli viene fatta notare alcuna problematicità grave nel suo discorso. Tra l'altro, Blue Dante qualche tempo dopo pubblicherà anche un altro video sempre contro Gemma del Sud, nella cui descrizione scriverà: chiudiamo i canali a Gemma cercando su Facebook Gemma del Sud raccolta firme per chiudere i suoi canali. Dunque, ragazzi, sono tutti contro Gemma del Sud. O forse proprio tutti no. Salve a tutti, questo è un video di conferma, è vero, lavorerò con Gemma del Sud. A questo punto, infatti, nascono una serie di canali minori, canali trash come quello di Gemma del Sud. I creatori di questi canali, come lei, come Gemma, ballano, cantano e fanno cose male, ma non male tipo Barbascura, male tipo Gemma del Sud. Questi neofiti di YouTube giustamente si avvicinano alla Gemma del Sud e iniziano a gravitarle intorno, a collaborare con lei, a diventare amici suoi, fanno amicizia con lei, ragazzi. Uno di questi neo youtuber è lui, John Smith. Il suo vero nome è Nicola. Nicola ha solamente 15 anni. Oggi racconta che al tempo lui avesse deciso di aprire un canale YouTube, di aver fatto delle ricerche di mercato e di essersi accorto che gli youtuber con più visualizzazioni fossero quelli senza alcun talento. Per questo motivo al tempo aveva deciso di inventarsi un personaggio simile a quello di Gemma del Sud, ovvero appunto questo John Smith. E allora, ragazzi, vi presento John Smith. Salve a tutti, questo è John Smith Beat, ok? Allora, in questo è un video dove mostro l'arte. Si chiama danza artistica, è un tipo di danza complicato. Ci ho messo giorni per impararlo, quindi prego a tutti voi di non offendere perché ci ho messo impegno.
Nel giro di poco tempo John Smith, con questi balletti sconclusionati, racimola un buon numero di iscritti, al punto che ben presto lo contatta proprio Gemma Del Sud in persona. John Smith e Gemma Del Sud si mettono a collaborare. Al tempo, ragazzi, non c'era ancora un'idea precisa di come collaborare su YouTube, cioè in realtà secondo me non c'è neanche oggi. Comunque i due si menzionavano a vicenda nei video, tipo lui diceva questo video lo dedico a Gemma Del Sud, oppure si rispondevano a vicenda con i video risposta. Poi c'era una sezione, ragazzi, in ogni canale YouTube che si chiamava tipo i canali amici, una cosa simile. Praticamente tu, YouTuber, mettevi tra i canali amici quei canali ai quali volevi fare pubblicità, così chi apriva la pagina del tuo canale vedeva questa lista di altri canali suggeriti da te e possibilmente andava a seguire anche loro. Cioè io ho scoperto un sacco di nuovi YouTuber al tempo così. Ecco, questa è un'altra funzione che YouTube dovrebbe urgentemente recuperare, secondo me, perché non so, era bello comunque che si creava questo spirito, no? Questa rete di canali che collaboravano tra loro. Comunque Gemma Del Sud aveva messo tra i canali amici questo John Smith e lui aveva messo tra i canali amici Gemma Del Sud. Considerate che sto andando un po' a memoria, ragazzi, perché io c'ero per fortuna, quindi tutte queste cose le so, me le ricordo anche abbastanza bene perché ero un po' obsessed dal dramma di Gemma Del Sud, però potrei commettere qualche piccola imprecisione, questo mettetelo in conto. Comunque sta di fatto che John Smith, non appena si avvicina a Gemma Del Sud, inizia a ricevere vagonate di insulti, viene deriso per il suo essere effeminato e viene per questo etichettato come gay, parola che al tempo veniva usata come un insulto. Ebbene sì. Poi tra l'altro a questo punto nasce un complotto in base al quale John Smith e Gemma Del Sud sarebbero manipolati e controllati da uno YouTuber controverso noto come Dio Manimarco. Io non ho mai capito una parola di questo tizio nei suoi video, comunque non mi addentrerei in questi particolari, sono solo speculazioni che ci farebbero perdere tempo e ci distrarrebbero dal focus della vicenda. Ragazzi, ma lo state pensando anche voi che questo tizio somiglia a Kanye West? John Smith e Gemma Del Sud collaborano fino a quando la loro amicizia non si interrompe bruscamente. E perché si interrompe bruscamente? Ebbene, a detta di John Smith, Gemma Del Sud gli avrebbe scritto una mail in cui gli rivelava di amarlo e lui l'avrebbe ghostata. John Smith, ragazzi, da questo momento in poi, se ricordo bene, pubblica solo qualche altro video per conto proprio, dopodiché improvvisamente scompare. La gente pubblica appelli: che fine ha fatto John Smith, qualcuno pensa che sia morto, l'avrà fatto sparire il dio Manimarco. Riapparirà 4 anni dopo, nel 2014, così. Mi sa che sparisco 4 annetti pure io. John Smith, anzi ragazzi, chiamiamolo con il suo vero nome a questo punto, ovvero Nicola, dice di avere deciso di allontanarsi da YouTube perché il personaggio che si era creato era diventato una trappola. Vi leggo direttamente le sue parole. Io mi ero stancato di essere John Smith, la gente che conoscevo mi vedeva come John e non come Nicola. Quando ritornai al liceo ero sulla bocca di tutti, le persone mi fermavano per strada e mi scattavano foto senza il mio permesso. John Smith mi ha reso popolare sul web per un certo periodo, ma è stato anche la fonte di tanta infelicità. Mi ha fatto diventare una persona autodistruttiva. Non sapevo più chi ero. Avevo bisogno di ritrovare me stesso. Anche noi avremmo bisogno di ritrovare te. Quindi Nicola, se ci sei, facci sapere il tuo nickname. Sono sicura che in molti oggi ti seguirebbero volentieri su Instagram, su TikTok, in hotel. Ma John Smith, ragazzi, non è l'unico personaggio trash a orbitare attorno a Gemma Del Sud. Un altro individuo particolare, infatti, è Bimbo Dolcissimo, che già il nome mi fa volare, ragazzi. Cioè, all'epoca questo era un soprannome molto gettonato, Bimbo Dolcissimo. Cioè,
il tipico nickname da Netlog, MySpace, MSN. I 2000 in questo momento non staranno capendo niente. Allora, Netlog e MySpace erano i primissimi social network, ragazzi, praticamente gli antenati di Facebook e Instagram. Comunque, la vera identità di Bimbo Dolcissimo è Alessandro, ma del suo vero nome non ce ne frega un cacchio. Bimbo Dolcissimo è un giovanotto di 18 anni, anche lui pubblica video in bassa qualità su YouTube, anche lui sembra non avere la minima idea di cosa stia facendo. Gemma del Sud e Bimbo Dolcissimo collaborano, si promuovono a vicenda e nasce anche a questo punto una specie di crew, una specie di squadra, perché Bimbo Dolcissimo si mette a collaborare, indovinate con chi? Con John Smith, ragazzi. Bene, questa danza è dedicata a un altro artista, Bimbo Dolcissimo, che lavora con me, Gemma del Sud. Però diciamo che tra Gemma del Sud e Bimbo Dolcissimo è diverso, tra loro nasce proprio un legame speciale, i due diventano grandi amici. Purtroppo anche Bimbo Dolcissimo, per come si avvicina a Gemma del Sud, non sfugge all'attenzione negativa degli haters e gli insulti che riceve anche nel suo caso sono pesanti, a partire dal fatto che, così come John Smith, anche Bimbo Dolcissimo viene deriso perché la sua mascolinità non è abbastanza pronunciata. Anche lui, ragazzi, in altre parole, viene accusato di essere gay e messo alla berlina per questo motivo. Ancora oggi, per esempio, su YouTube possiamo trovare questo reperto, questo video risalente a 12 anni fa, intitolato Bimbo Dolcissimo, un altro idiota in casa Gemma del Sud. In questo video praticamente viene presentato Bimbo Dolcissimo. E come viene presentato? Leggiamo, perché tanto si tratta fondamentalmente di una serie di scritte che si susseguono, non c'è qualcuno che parla. Ha un viso divino, segue un'immagine di Bimbo Dolcissimo in primo piano mentre fa una smorfia. Ha gli occhi drittissimi, segue un'immagine in cui si nota il suo strabismo, perché Bimbo Dolcissimo viene deriso molto per il suo strabismo, ragazzi. Ha dei denti perfetti, segue immagine in cui si vedono i suoi denti che non sono perfetti. È bello come il sole, segue immagine in cui è tipo in posa. Ha un quoziente intellettivo superiore, segue un video in cui è impazzito. È più etero di Rocco Siffredi, segue video in cui Bimbo Dolcissimo si porta dietro l'orecchio i capelli che non ha. Notare che Rocco Siffredi viene preso come metro di misura dell'eterosessualità. Questo perché? Perché Rocco Siffredi ha detto da qualche parte: ah, io con un uomo non andrei mai, che schifo i maschi, viva la fine. No, ragazzi, Rocco Siffredi è considerato molto etero perché ha dei tratti culturalmente associati al genere maschile che sono molto pronunciati. È dominante, è forte, ha avuto molte partner sessuali, ha il vocione da macho, quindi l'eterosessualità viene intesa in questo video come sinonimo di vero uomo, suggerendo che l'attrazione verso le donne sia indissolubilmente legata alle caratteristiche del macho. Mi spiego meglio, ragazzi: se sei maschio e hai una vocina più acuta, sei sicuramente gay. Se sei maschio e ti tingi i capelli, sei super gay, perché queste sono caratteristiche associate al genere femminile, quindi essere gay significa somigliare a una femmina. Non è nemmeno la questione di andare a letto con altri uomini, somigli a una femmina. Somigliare a una femmina per un uomo del 2010 è un'idea degradante, in quanto la donna è una creatura debole, inferiore, sottomessa all'uomo, ed ecco che gay diventa un insulto da rivolgere a un uomo. Ma torniamo a Bimbo Dolcissimo. L'amicizia tra Gemma del Sud e Bimbo Dolcissimo si consolida al punto che Gemma del Sud, in un momento di confidenza, rivela a Bimbo Dolcissimo la password del proprio account YouTube.
La loro amicizia prosegue indisturbata fino a quando un evento sconvolge gli equilibri. Pare, ragazzi, che Gemma Del Sud abbia riferito a un amico di Bimbo Dolcissimo o un'amica di Bimbo Dolcissimo, non sappiamo i particolari, informazioni non veritiere. Cioè, per l'esattezza, Gemma Del Sud avrebbe detto a questo amico o a questa amica: sappi che Bimbo Dolcissimo parla male di te. La bugia di Gemma Del Sud avrebbe portato Bimbo Dolcissimo a litigare con l'amico o con l'amica. Benissimo, Gemma Del Sud, suo malgrado, si è messa contro il bimbo sbagliato. Ve lo ricordate che Bimbo Dolcissimo conosceva la sua password perché Gemma Del Sud gliel'aveva rivelata? Ecco. A questo punto Bimbo Dolcissimo entra nel canale di Gemma Del Sud e pubblica questo video sul canale di Gemma Del Sud. Chi ride adesso? Chi ride adesso? Chi si fa le grasse risate? Io! Il castoro, occhi storti, ciccione obeso che non si può guardare in faccia? Sì, proprio io me le faccio le risate. Sì, perché tu mi vuoi... Scusate. Mi hai fatto la manfrina e mi hai fatto cancellare da una persona, mi hai fatto litigare e adesso sono senza zucchero. Mi spiace, non so nemmeno se la capisci perché sei così stupida. Povera, intanto questo canale ora ce l'ho io. E stai attenta, ma molto attenta, perché non ci metto nulla a prenderti anche l'altro. Ciao Gemma, ciao. E ricordati che, come avevo già detto, con me non si scherza. Bimbo Dolcissimo è diventato Bimbo Amarissimo. Dopodiché Bimbo Dolcissimo cancella tutti i video dal canale di Gemma Del Sud. Quando Gemma Del Sud rientra in possesso del proprio canale, non c'è più niente, tabula rasa, e pubblica un video in cui incita gli utenti, i suoi spettatori che stanno vedendo il video, a segnalare in massa Bimbo Dolcissimo. YouTube si incazza e la banna, ma Bimbo Dolcissimo non è ancora sazio di vendetta, ancora la voglia di vendicarsi non lo fa dormire la notte, e così succede che un giorno Bimbo Dolcissimo prende una decisione che cambia completamente il corso degli eventi. Bimbo Dolcissimo fa delle rivelazioni shock, rivela in un'intervista la vera disturbante storia di Gemma Del Sud. Fonte: un video montato con Windows Movie Maker in cui l'autore sostiene appunto di aver intervistato Bimbo Dolcissimo. Fidatevi. Purtroppo, ragazzi, non c'è più molto materiale disponibile dopo tutti questi anni, però in base ai miei ricordi Bimbo Dolcissimo non aveva mai smentito di avere fatto questa intervista. Allora, ragazzi, attenzione, perché in realtà sotto questo video, nella descrizione, c'è scritto: Bimbo Dolcissimo qui conferma di avere partecipato, e c'è il link, diciamo, a un video. Questo video in teoria doveva essere il video in cui al tempo Bimbo Dolcissimo diceva: sì, effettivamente sono io che ho preso parte a questa intervista, quelle sono le mie dichiarazioni. Purtroppo questo video ad oggi non è più disponibile perché il canale di Bimbo Dolcissimo non esiste più. Dunque, in base a questa presunta intervista, quale sarebbe la vera storia di Gemma Del Sud? Questa, ragazzi, sarebbe la versione di Bimbo Dolcissimo. Il vero nome di Gemma Del Sud è Francesca Ferrera. Francesca ha alle spalle un'infanzia difficile, segnata da episodi di violenza da parte dei suoi genitori. Sia sua mamma che il suo papà la picchiavano, certe volte sua madre la rinchiudeva in una stanza e cercava di usarle violenza, cioè praticamente la rincorreva per questa stanza urlandole contro: tu sei una strega! Purtroppo il suo inferno non si limitava alle mura di casa, anche a scuola
Francesca era vittima di bullismo, al punto che un branco di suoi compagni la picchiava. E che cazzo. All'età di 17 anni Francesca conosce un uomo in chat. Scopriremo in seguito che si tratta di un uomo di 31 anni. Quando compie 18 anni, Francesca scappa di casa e va a vivere con lui, con questo tizio che ha tipo 25 anni più di lei, ad Altavilla Vicentina, cioè in Veneto, perché questo sta in Veneto. Cosa può andare storto? Francesca non rivela a nessuno dove si trovi, neanche ai suoi genitori, ma tanto in ogni caso, cioè il problema non si pone perché i suoi genitori non la cercano e tipo non l'hanno mai cercata. L'unica persona con cui Francesca rimane in contatto è sua nonna, che le invia del denaro tramite posta. Francesca spera di cominciare una nuova vita in Veneto, spera di farsi degli amici, gli amici che non ha mai avuto, ma purtroppo questo non accade, anzi l'ambiente in cui si trova si rivela altrettanto tossico di quello che si è lasciato alle spalle. Infatti il suo fidanzato si dimostra controllante, strano, lei lo definisce così, e violento. E che cazzo, ritrovandosi sola e senza una beata cippa da fare, Francesca inizia a fare video su YouTube. Nasce così, ragazzi, il canale Gemma del Sud. Il fidanzato però si oppone a questa nuova aspirazione sua e in base alla versione riportata sempre in questo video, che ricordiamo dovrebbe essere in teoria la versione di Bimbo Dolcissimo, addirittura il fidanzato di Francesca sarebbe arrivato a picchiarla per questo motivo, perché non voleva che lei pubblicasse video online. E non solo, questo suo fidanzato sarebbe arrivato talvolta ad andarsene di casa per diversi giorni, lasciando Francesca da sola in casa senza acqua né cibo. Nonostante la dura vita, Francesca continua a produrre video, non si arrende perché vuole guadagnare denaro per potersi finalmente emancipare. In sostanza lei vuole lasciare lo stronzo, vuole mandare tutti a quel paese e farsi una nuova vita da sola. Purtroppo non ha nessuno che l'aiuti, anche perché veramente vive in uno spaventoso in una situazione di isolamento sociale, cioè lei era in quarantena prima che andasse di moda. L'unica persona che frequenta in Veneto, a parte il fidanzato, è il fratello del suo fidanzato, che però la prende in giro, la bullizza, le dice che non si lava. Ora, essendo che Francesca ha questa urgenza di fare soldi, diciamo che esagera nei suoi video, fa la scema, fa l'ingenua, però sono cose che lei studia a tavolino, cioè lei recita una parte. Gemma del Sud è un personaggio, nel senso, ragazzi, lei è veramente una persona problematica. Volendo non è neanche troppo diversa dalla Gemma del Sud che vediamo, però insomma lei amplifica, ecco, amplifica. E quindi Bimbo Dolcissimo dice: visto, è una falsa, è una persona falsa. Cioè, capito, lui avrebbe raccontato tutta questa storia solo per dimostrare quanto lei sia una falsona. E per questo motivo il video in cui viene riportata tutta questa versione dei fatti che vi ho appena narrato si conclude così: grazie Bimbo Dolcissimo per averci aperto gli occhi. Vaffanculo Gemma, o forse dovrei dire Francesca Ferrera. Ok, l'empatia nel 2009 non l'avevano ancora inventata. Ora, vi dico cosa penso io, ragazzi. Questa conclusione del video, per assurdo, mi porta a credere che questa storia sia vera. Nel senso, fino a quando non ho letto la conclusione, io pensavo, vabbè, qui qualcuno si è inventato di sana pianta sta bufala su Gemma del Sud per far sembrare che dietro i suoi comportamenti problematici ci sia una storia romantica. Il tutto per muovere negli spettatori un po' di compassione al fine di attirare tante visualizzazioni. Ma è stata raccontata, se ci fate caso, una storia di abusi su abusi. Cioè, qui abbiamo violenza su una minore da parte dei genitori di Francesca, un caso di adescamento da parte di un uomo di 31 anni nei confronti di una 17enne e infine la storia di violenza di genere da parte del fidanzato di Francesca.
che le alza le mani. C'è talmente tanto abuso qui da fare implodere la Cassazione, ed è strano che sia stata inventata una storia che parla di tutti questi abusi e alla fine Gemma del Sud non viene neanche trattata come vittima, ma come la stronza, viene mandata a fare in culo perché non ci ha detto che in realtà si chiama Francesca Ferrera. Cioè, ma il punto non è questo. Ma poi io vorrei capire chi è l'intellettuale che credeva che questa si chiamasse veramente Gemma del Sud, cioè Gemma di nome, del Sud di cognome. Quindi alla luce dei commenti retrogradi che abbiamo letto, che dimostrano appunto quanto fossero retrograde le idee che avevamo nel 2009-2010, io ritengo plausibile che questa storia abbia quantomeno un fondo di verità, cioè ritengo plausibile che Bimbo Dolcissimo abbia rivelato questi fatti privati di Gemma del Sud per vendetta, che non si rendesse conto di quanto abuso ci fosse nella sua storia e quindi tipo lui si concentrava sul fatto che lei fosse falsa perché, capito, il suo personaggio non era genuino, e tutti noi, esattamente come lui, eravamo stupidi come piccioni e non riuscivamo a elaborare in modo critico la gravità della situazione. Io, ragazzi, la penso così, penso che questa versione, la cui fonte è Fidati, sia vera, e lo penso non solo per questo in realtà, ma anche per ciò che si scoprirà in seguito, perché a questo punto, ragazzi, sappiamo nome e cognome di Gemma del Sud. Attenzione, e qualcuno decide di fare delle ricerche su questa Francesca Ferrera. La prima cosa in cui ci si imbatte è la foto di Francesca 2 anni prima di diventare Gemma del Sud, 2 anni prima in pratica di andare a vivere con il fidanzato. Questa è la foto e nessuno riesce a fare a meno di notare l'enorme cambiamento fatto da Francesca. Si è fatta mora, ma non finisce qui. In quegli anni era molto in voga il sito Yahoo Answer, una piattaforma dove tu avanzavi una domanda, facevi una domanda su questo sito e arrivavano gli utenti a darti delle risposte, tante risposte. Ebbene, ragazzi, un giorno qualcuno sgama l'account di una certa Francesca Ferrera che pone su Yahoo Answer delle domande a dir poco preoccupanti. Purtroppo alcuni dettagli in queste domande fanno pensare che si tratti proprio della nostra Gemma del Sud. Andiamo a leggerle queste domande. Dunque, chiede Francesca Ferrera: il phon fa male se lo faccio funzionare verso il collo? Mi piace tanto il phon e i suoi rumori e quando sto al PC mi rilasso, solo che il mio ragazzo mi ha detto che fa male e che posso perdere la vista. È vero? Nel caso in cui vogliate conoscere la risposta, ovviamente è no. Il phon non fa male, a meno che mentre lo usi tu non stia facendo la doccia, ma di base non prende vita come un transformer e ti strappa gli occhi. Un modello del genere costerebbe tantissimo. Ah, tra l'altro poi aggiunge, dice che emette radiazioni il phon. E ce ne abbiamo tutti uno in casa. Ci asciughiamo tutti quanti i capelli con un aggeggio che emette radiazioni. Il fidanzato di Gemma del Sud ha scoperto la causa della calvizie. Allora, per quale motivo dovremmo dedurre da questa domanda che il profilo di Francesca Ferrera sia attribuibile a Gemma del Sud? Perché, ragazzi, in tutti i video di Gemma del Sud si percepisce un fastidioso fruscio in sottofondo, un rumore bianco. Sentite. Salve a tutti, benvenuti nel nuovo tutorial. Allora ragazzi, ciao a tutti, benvenuti nel mio tutorial. Ciao Mosche, come va? Tutto bene? Avete smesso di fare zzz? Questi video sono stati realizzati in estate, quindi non penso che d'estate Gemma del Sud tenga il phon acceso nella sua stanza. Spero di no. Ecco, questo per esempio sarebbe un caso in cui effettivamente il phon potrebbe fare male, però potrebbe trattarsi del rumore di un ventilatore. In ogni caso il rumore bianco nei video di Gemma del Sud potrebbe indicare che lei usi i rumori bianchi per rilassarsi, così come la Francesca Ferrera di Yahoo Answer, oppure potrebbe essere solo una coincidenza. Chi lo sa? Andiamo avanti, leggiamo quest'altra domanda posta da Francesca Ferrera. Il mio ragazzo dice che il bacon lo fanno con la lingua di cane. Va bene, cominciamo bene. Io adoro il bacon, compro sempre il McCrispy, è vera sta cosa?
Guarda, sinceramente la notizia non mi farebbe saltare dal divano per lo stupore, però non credo. Sarà una parte del corpo di qualche altro animale più stronzo del cane, stai tranquillo. Tra l'altro, quando le viene spiegato che no, il bacon non è fatto con la lingua di cane, lei risponde, dice che me l'ha detto così non lo mangiavo, dice che sono cose che fanno ingrassare, perché non glielo poteva dire così. Quindi ragazzi, qui abbiamo un uomo che tratta sta Francesca Ferrera come una decerebrata, è convinto di essere tipo suo padre, la cresce come se fosse una bambina piccola che non capisce niente e la educa con gli spauracchi, ce le racconta frottole che la spaventino per dissuaderla dall'adottare comportamenti dannosi verso se stessa. Una normale relazione tra un uomo di 31 anni e una ragazzina che ha appena 18 anni. Ma andiamo avanti, altra domanda, altro giro, altra corsa. Chiede Francesca Ferrera: ma il catetere maschile quando lo mettono toccano lì? Perché il mio ragazzo l'ha fatto. Lui mi ha raccontato che il coso se lo teneva lui. Io non sono gelosa di queste cose, voglio capire se mi dice palle o no. Guarda, a occhio e croce le palle te le dice. Non mi reputo un'esperta di cateteri maschili, però non penso che il catetere lo ingoi tipo pillola, poi lo pisci e te lo ritrovi già messo. Un minimo penso che bisogna maneggiarla la situazione, cioè non vedo molte alternative, ma che domanda è? Più che altro non capisco il motivo né di essere gelosa di questa cosa, né di mentire, cioè il suo ragazzo le ha mentito su questa cosa. Ma ci rendiamo conto di quanto tossica sia questa relazione? Ma ve li immaginate sti due che litigano per il catetere? Ma attenzione, la domanda più inquietante posta da Francesca Ferrera è la seguente: mi potete dire dei modi per rimanere incinta con l'incastro? Usiamo il coito interrotto, non criticatemi, è passato 1 anno e mezzo e lui mi aveva promesso una data di un mese scorso e si è inventato scuse, e una volta mi ha preso in giro dicendo che ero incinta e per 3 giorni sognavo. Ora mi voglio vendicare, voglio un figlio. Sì, fare un figlio è una vendetta effettivamente molto crudele, soprattutto se poi lo molli a lui e tu vai a vivere a Dubai. Prosegue Francesca Ferrera: specifico che lui mi ha illusa e delusa, dopo mi ha detto che non era vero e ci sono rimasta malissimo, non merita sincerità, voglio solo dei consigli e modi per rimanere incinta, per cortesia. Bevi molte tazze di tè alla menta. Yahoo Answer ci fa capire che Gemma del Sud effettivamente potrebbe essere intrappolata in una relazione problematica e a questo punto continuare a indagare è d'obbligo. Ben presto Francesca Ferrera viene sgamata su un altro sito, un forum molto famoso. Si tratta, ragazzi, di Al Femminile. Molti di voi lo conosceranno perché è tipo uno dei siti che spunta sempre quando cerchi tipo sintomi della gravidanza. Si può rimanere incinte con un bacio. Tra l'altro Al Femminile ultimamente ha cambiato grafica, è diventato così. Che cosa è successo? Cosa mi sono persa? Quando è successo? Vabbè, comunque non divaghiamo. Francesca Ferrera è iscritta al forum Al Femminile e questa volta, ragazzi, la riconosciamo non dal nickname, bensì dalla fotoprofilo. Infatti il nickname usato da Francesca Ferrera non è Gemma del Sud, non è neanche Francesca Ferrera, bensì Pupa Misteriosa. Però insomma questa è la sua foto ed è palesemente Gemma del Sud. Tra l'altro nella sua bio andiamo a vedere i suoi dati: vero nome Francesca, età 18 anni, vive a Vicenza. Poi nella parte tipo in cui deve parlare di sé scrive: vissuta e nata a 16 anni a Palermo, ora vivo da 1 anno con il mio boy. Mi piace il mare, il sole, non mi piace il freddo, ma ho trovato l'amore qui. In pratica non è felice in Veneto, ragazzi, le piaceva di più Palermo
per fortuna quantomeno può liberamente bestemmiare. Ora a destra, ragazzi, vediamo che c'è una colonnina. In questa colonnina sono visibili in parte gli ultimi 3 post pubblicati sul forum da Pupa Misteriosa, ben 3 in una settimana, quindi intuiamo che Pupa Misteriosa sia un'utente molto attiva su Al Femminile, o comunque che sia stata un'utente molto attiva su Al Femminile. Questi post, guarda caso, si incrociano perfettamente con le domande poste da Francesca Ferrera su Yahoo Answer. Infatti nel suo post più recente su Al Femminile, Pupa Misteriosa aveva scritto: spero che sono incinta perché il mio ragazzo è contrario, mentre in un altro post scriveva: fermiamo la crudeltà sugli animali in Cina su cani e gatti. Questa domanda si lega al McCrispy, cioè probabilmente Francesca Ferrera ha una particolare sensibilità verso i cani che il suo ragazzo ha cercato di sfruttare come debolezza per manipolarla e indurla a mettersi a dieta. Purtroppo il profilo di Pupa Misteriosa ad oggi su Al Femminile non esiste più, non ci sono più tracce dei suoi vecchi topic, ma a furia di scavare qualcosa ho trovato, qualcosa di grosso, ragazzi. Nel 2010, poco dopo che Pupa Misteriosa è scomparsa dal Femminile, un utente ha aperto un topic per chiedere: ciao ragazze, qualcuna si ricorda quello che scriveva Pupa Misteriosa? Mi scrivete tutto quello che vi ricordate, per favore, grazie mille. Cara Micol 85571829, grazie, c'è un posto in paradiso per te. Tra le varie risposte ne ho trovata una molto esaustiva, ve la leggo. Ricordo quello che scriveva, a parte che aveva intasato il forum, perché apriva thread assurdi in continuazione, invadendo questa sezione e rendendola quasi inutilizzabile. E effettivamente da quello che scriveva si capiva che il suo ragazzo le raccontava un sacco di balle. Sembrava la rigirasse come una trottola con storie assurde. Leggasi un video dove lui baciava un'altra e le aveva fatto credere che si trattava di un fotomontaggio fatto da un famoso regista. E lei nel contempo era gelosa in maniera assurda, un brutto connubio. Le ragazze che le rispondevano spesso venivano insultate. Diceva di abitare a casa di quest'uomo, di non lavorare e quindi di passare tutte le giornate in casa e di non avere amici, dato che non era quella la sua città. Ma non finisce qui. Nel maggio 2010, quando Gemma del Sud già da un po' caricava video su YouTube, Miriam 10945530 scrive su Al Femminile: non vi sembra Pupa Misteriosa? Pensa che guardando le foto sono uguali, anche le sopracciglia, lo sguardo. Poi mi sembra che lei dica di abitare da sola col ragazzo e non lavora. Mi sembra quadri tutto. Comunque girava anche qualche mese fa. A questo thread Miriam allega il video di un canale che ormai risulta chiuso, quindi probabilmente un video, ragazzi, proprio di Gemma del Sud. Le risposte a Miriam sono le seguenti, ve le leggo. E proprio lei, ho visto che riscuote molto successo anche su YouTube, scrive un altro utente. Non ci sono dubbi, nei video correlati a destra, nel secondo appare proprio la foto che utilizzò per il profilo di Al Femminile. Dio mio, qualcuno dovrebbe fare qualcosa per questa ragazza segregata in una casa, minorenne, che vive non si sa bene di cosa con un uomo molto più vecchio di lei. Che pena, me la immagino chiusa in casa 24 ore su 24, attaccata al computer a fare queste idiozie. È proprio lei, purtroppo. Ho provato a guardare un paio di video per pura curiosità. Beh, che dire, ha proprio bisogno di aiuto. Tutto questo, ragazzi, significa che Gemma del Sud su internet era famosa ben prima di essere Gemma del Sud. Lei era Pupa Misteriosa, una ragazza al tempo ancora minorenne che aveva attirato l'attenzione su Al Femminile per la condizione degradante in cui viveva, chiusa in casa, senza lavorare, insieme a un uomo pericolosamente più grande di lei con il quale aveva una relazione tossica. Lui un bugiardo patologico, lei ossessivamente gelosa. Finalmente a questo punto gli utenti dell'internet iniziano a preoccuparsi seriamente per Gemma del Sud e iniziano a circolare dei video in cui viene narrata la presunta vera storia di Gemma del Sud.
praticamente viene ricostruita una grande versione della sua storia unendo tutti i puntini, cioè unendo la versione di Bimbo Dolcissimo, le domande su Yahoo Answer, i thread che scriveva su Al Femminile, le cose che lei si lascia scappare nei suoi video, no? Tipo quello in cui dice io ho un convivente, vivo con la persona, cioè sto con la persona con cui vivo, e varie cose, varie altre cose che lei si lascia scappare nei video. E a tutto questo però, ragazzi, si aggiunge una dose di complotto, cioè in tutta questa versione dei fatti si inserisce anche una teoria. Questa cosa fa un po' perdere credibilità a tutta questa versione, purtroppo. E infatti è a questo punto che la storia di Gemma del Sud assume l'aura di leggenda metropolitana. La leggenda metropolitana su Gemma del Sud è questa. Francesca Ferrera era un'adolescente palermitana che viveva con i genitori violenti. Sua madre la picchiava, motivo per cui poi lei era andata a vivere col padre perché i suoi genitori erano separati, ma anche lui ben presto aveva iniziato a maltrattarla e a picchiarla. Questa ragazza praticamente è perseguitata dalla violenza, motivo per cui assume psicofarmaci nonostante la giovane età e viene seguita da uno psicologo. A soli 16 anni Francesca conosce in chat un uomo di 31 anni che vive in Veneto, quindi ragazzi non a 17 anni, come diceva Bimbo Dolcissimo, ma in base a questa versione lo avrebbe conosciuto a 16 anni. Ora, quest'uomo le promette di sposarla, le dice che vuole mettere su famiglia con lei e così Francesca lascia la scuola, fugge di casa e va a vivere in Veneto con sto tizio conosciuto su internet. Ma questo suo nuovo compagno insiste affinché lei smetta di assumere psicofarmaci e smetta di vedere il suo psicologo. Alla fine Francesca cede e interrompe la terapia. Attenzione ragazzi, queste sono cose che la stessa Gemma del Sud avrebbe raccontato in un suo video che io non ho visto, probabilmente non esiste più, però le fonti dicono che lei questa cosa la dicesse in un video. Ed è proprio quando Francesca smette di assumere psicofarmaci che diventa Gemma del Sud. Un'ottima pubblicità per gli psicofarmaci. Ma attenzione, l'idea di aprire questo canale non nasce da Francesca. No ragazzi, è il suo ragazzo che inizia a riprenderla nella sua camera. Il suo ragazzo la spingerebbe infatti, e qui inizia la teoria del complotto, a ballare, a cantare e a esibirsi in performance che lui sa benissimo essere umilianti, eppure gliele fa fare lo stesso e gliele fa caricare su YouTube. E come potrebbe mai convincerla a mettersi alla berlina, ad accollarsi migliaia di insulti e continuare a ballarci sopra? Manipolandola, ricattandola emotivamente. Il fidanzato sfrutterebbe il suo punto debole, non i cani, non il McCrispy, bensì il suo desiderio di diventare madre. Siccome praticamente vivono in condizioni di povertà estrema, il fidanzato allora le direbbe: Francesca, amore mio, tu continua a fare questi video, balla simulando crisi epilettiche, canta come se avessi appena sbattuto il mignolino, così diventi famosa, vai in televisione, ci facciamo un po' di soldi e in questo modo potremo finalmente permetterci di fare un figlio. Niente video, niente bambino. Con questo ricatto emotivo il fidanzato terrebbe Francesca del Sud Con questo ricatto emotivo il fidanzato terrebbe Gemma del Sud praticamente prigioniera dentro queste 4 mura che sarebbero la sua stanza. A supporto di questa teoria in base alla quale il fidanzato costringerebbe Gemma del Sud a mettersi in ridicolo, a fare il fenomeno da baraccone, c'è il fatto che nei video in cui Gemma del Sud indossa degli occhiali da sole si intravede il riflesso di un uomo che la riprende. Così dicono, io non lo vedo proprio chiaramente. Inoltre nei video di Gemma del Sud viene fatto un uso sconsiderato dello zoom. Si zooma di continuo e qui la domanda sorge spontanea. Chi è che zooma? Chi c'è dietro la camera a muovere la levetta?
Chi è che continua a fare questa cosa fastidiosissima che lo meno? Questo scenario si fa più spaventoso se pensiamo che Gemma del Sud in alcuni video ballando riveli la mutanda, si faccia inavvertitamente scappare la tetta, e questi contenuti vengono comunque caricati su YouTube, ragazzi, senza manco un taglio. Ci sono video in cui Gemma del Sud si riprende solo dal collo in giù mentre balla. Capito l'idea che possa esserci un uomo a tirare le fila di questi contenuti, minacciando tra l'altro di non fare un figlio con lei se non continua, e peggio ancora promettendole di fare un figlio se continua, è estremamente sconcertante, e spero che siano tutte fantasie. Al di là del fatto che il fidanzato la costringa a fare i video o che al contrario non vuole che li faccia, c'è una cosa che è sicura: Gemma del Sud vive in condizioni di profondo degrado. Lo sfondo dei suoi video è sempre la sua stanza, che appare in uno stato disastroso. Guardate cosa c'è sul suo letto, pare che le siano entrati i ladri in casa. Questa è un'altra inquadratura in cui vediamo il suo letto disastrato. Questo invece è un mobile rotto, in procinto di crollare. Poverino, lui sta tenendo duro, si vede, ma non si sa per quanto possa ancora sopportare il peso di questa vita. Infine, questo è ciò che Gemma del Sud tiene sul suo comodino. Anche questo lo vediamo come sfondo in alcuni suoi video in cui si dimena sul letto cantando Lady Gaga. Abbiamo bottiglie di aranciata, bicchieri di plastica, 2 confezioni di lubrificante e amuchina gel, perché l'igiene prima di tutto. A questo punto sul web si diffondono degli appelli. Gli utenti invocano il coinvolgimento delle autorità venete. Viene chiesto alle autorità venete di rintracciare Francesca Ferrera, in arte Gemma del Sud, e andare a verificare di persona che stia bene. Nel cuore dell'estate 2010 Gemma del Sud pubblica un video dal titolo "Io che la faccio finita una volta per tutte". In questo video ingerisce una pillola, dopodiché perde i sensi. Ma subito, ragazzi, cioè all'improvviso, per come ingoglia la pillola, cioè non è svenuta per avvelenamento, è tipo soffocata. Poco dopo su Facebook si diffonde un post che annuncia la seguente notizia: Gemma del Sud, ragazzina star di YouTube, trovata morta in casa sua. Chiama la polizia un uomo di 32 anni che era in casa insieme a lei. Trovata morta ieri notte alle 23 Francesca Ferrera, 18 anni, residente in Veneto a Sarzaro, conosciuta come Gemma del Sud, morta per causa di un mix di nel sangue e cocaina. Sul corpo trovati segni di violenza, trovati anche fruste, manette, corde e altri oggetti per terra. A chiamare la polizia è stato un uomo di 32 anni che era in casa con lei, di nome Gianni Siloni, arrestato e indagato per la morte della ragazza. Sostiene di essere un suo caro amico che era andato a trovarla per salutarla. Nella casa trovate anche foto dell'uomo arrestato nudo insieme a Francesca Ferrera. I genitori della ragazza non sono rintracciabili e non si hanno notizie da nessuna parte. Non ha nonni, zii o parenti stretti. Quindi è finita in tragedia? No, è tutto fake. Poche ore dopo Gemma del Sud pubblica un nuovo video in cui inscena la sua fottuta resurrezione. Questo caso di questo finto suicidio solleva un polverone intorno a Gemma del Sud. Addirittura viene denunciata, non so per quale reato di preciso, penso per qualcosa tipo istigazione al suicidio. Boh, non so, ragazzi, però praticamente si ritrova una serie di denunce Gemma del Sud, al punto che è costretta a cancellare il video del suicidio e a pubblicare un nuovo video in cui si scusa con il pubblico per avere inscenato questo teatrino, ovvero per avere preso una Buscofen fingendo che fosse una pillola di morte. Nel video Gemma del Sud spiega il proprio gesto così, cioè dà queste spiegazioni. Allora, io non mi sono ammazzata, è vero. Però quello che voglio dire è questo, come dire, allora io ero un po' depresso, nel senso avevo un po' di depressione e allora ho fatto sto video, non so, ero depressa, ma comunque avete ragione, non si fanno queste cose, ho sbagliato, vi prometto che questa cosa non si ripeterà mai più, ve lo prometto.
Quindi Gemma del Sud ammette di essere vagamente depressa. Dopodiché però ragazzi nello stesso video Gemma del Sud fa un appello importante. Sentite. Poi un'altra cosa di cui volevo parlarvi è questa: io non sono assolutamente costretta da nessuno, ma da nessuno, a fare video. Ecco, ora voglio chiarire queste notizie gravi che stanno girando sul web. Io non sono costretta da nessuno a fare video, è una grandissima balla. Nessuno mi costringe a fare video. I video li faccio perché li voglio fare io. Va bene? Ora voi le cavolate che dite degli occhiali da sole, intanto vi consiglio di prendere dei buoni allucinogeni, e secondo me ne avete bisogno, perché negli occhiali da sole si vede il mio riflesso della webcam e il ventilatore, e poi le scambiate per persona. Ora andate a prendervi degli allucinogeni. Madò ragazzi, sta cosa che dice dovete prendere allucinogeni buoni perché ne avete bisogno scatena il panico. Una folla di utenti si scaglia contro di lei con le torce e con i forconi e viene accusata di aver incitato i giovani all'uso di droghe, motivo per cui il suo canale viene segnalato in massa. Cioè sono mesi che la gente le scrive nei commenti di ammazzare, che fa schifo, che è una balena, e ora per sta battuta la mettono in croce perché, oh mio Dio, per colpa sua qualcuno potrebbe farsi di allucinogeni. Ma chi è che si fa influenzare fino a questo punto da Gemma del Sud? Qualcuno che gli allucinogeni già li ha presi. Come vi dicevo prima ragazzi, è come se il pubblico cercasse a tutti i costi un motivo per segnalarle il canale, perché non sopportava la sua vista. Io me lo ricordo vivamente quanto fosse palese questa intolleranza. La si voleva fuori da YouTube perché dava fastidio la sua stessa essenza e la sua stessa esistenza, e se un motivo valido per segnalarle il canale non c'era, come vi dicevo prima, lo si cercava con il lanternino. E io mi sono chiesta a lungo per quale motivo la gente non sopportasse la sua vista. La spiegazione che mi sono data è che in Gemma del Sud riconosciamo una parte di noi stessi. Gemma del Sud siamo noi quando ci chiudiamo in camera a cantare canzoni commerciali stonati come campane sentendoci Lady Gaga. Gemma del Sud siamo noi quando balliamo senza senso convinti di essere pronti per i provini di amici. Le cose che fa lei le facciamo anche noi, ma le facciamo chiusi in bagno, chiusi nella nostra camera, lontani da occhi indiscreti, perché ci vergogniamo come ladri di essere così tanto liberi. Gemma del Sud è la parte di noi di cui ci vergogniamo e non sopportiamo di vederla spiattellata così su YouTube. Non sopportiamo che Gemma del Sud non si vergogni di mostrare questa parte di sé, che non si vergogni di mostrare i suoi difetti, che non si vergogni di mostrare i suoi limiti, che in tanti hanno come lei, ma che tutti quanti nascondono con vergogna. Allontanarla da YouTube rappresenta il nostro tentativo di esorcizzare la vergogna che proviamo verso noi stessi e il disprezzo che proviamo verso la parte di noi stessi che Gemma del Sud incarna liberamente. Sì, ho preso gli allucinogeni buoni. Oh, guarda il tastino iscriviti che vola nell'aria. Sta di fatto ragazzi che a furia di segnalazioni il canale di Gemma del Sud viene bloccato. Questa è la sua reazione. Gemma del Sud a questo punto apre un nuovo canale che penso sia tipo il terzo o il quarto, ma da questo momento in poi i suoi tutorial non sono più la stessa cosa. Lei è rassegnata, è giù di tono, addirittura si trucca bene, guardate. Vediamo anche di appliquer un contorno labbra. Lì applichiamo un ombretto. Non mi date insulti in questo tutorial perché mi sono impegnata, quindi non insultate, voglio solo complimenti.
Bene. Bene. Il mio tutorial è terminato. Gemma del Sud ha acquisito la capacità di truccarsi in modo conforme alle sue coetanee, in modo conforme al modo in cui la società si aspetta che lei si trucchi, ma ha perso l'entusiasmo, ha perso la passione, la voglia di essere creativa. La sua rabbia nei confronti di chi la guarda è sempre più tangibile, è sempre più spesso si sfoga nei suoi video con rancore, no? Con rabbia contro chi la guarda, contro gli spettatori. Anche le sue performance di canto a questo punto denotano un profondo turbamento. Infatti un giorno Gemma del Sud pubblica questo video. In questo video dovrebbe cantare, però non riesce a farlo perché la sua voce continua a rompersi nel pianto. Gemma del Sud continua a scoppiare in lacrime fino a quando non si arrende a un pianto disperato mentre la canzone continua a suonare imperturbabile. Non posso farvi sentire l'audio per motivi di copyright perché appunto c'è la canzone in sottofondo, ma vi assicuro che Gemma del Sud piange rumorosamente e il suo pianto sembra autentico, cioè non credo che sia in grado di recitare con questa maestria, francamente. Per tutta la durata della canzone Gemma del Sud piange e lotta per trattenere le urla. Vedere questo video per intero, per quanto mi riguarda, è stato veramente angosciante. Ad ogni modo, il video si conclude così. La mia vita è finita. Ce la faccio più. Non riesco. Scusatemi, mi volevo sfogare, non ce la facevo più a trattenermi tutta questa cosa. Basta. Mi saluto, ciao. Questo video secondo me è un grido di aiuto, cioè pubblicandolo Francesca secondo me ha deciso di comunicare di aver bisogno di supporto, sta richiamando in modo disperato l'attenzione del pubblico, urlando sto male, sono disperata, qualcuno mi aiuti, ma quello che ottiene, ragazzi, sono solo e soltanto commenti di questo tipo. Oddio, una balena! Potrei vomitare, potrei, vomito, che schifo! Hai dimostrato che manco sai leggere in spagnolo, fai troppo ridere. Se stai da cani, cosa cazzo fai i video? Cioè, ma lo fai per rovinarci la giornata? Esibizionista, cambia spacciatore, ma non si vergogna? Dopodiché, non molti video dopo, Gemma del Sud sparisce. Smette di caricare video, nessuno sa che fine abbia fatto Gemma del Sud. Si narra che un hater si sia spinto al punto da caricare i suoi video su un sito porno e che questo gesto avrebbe portato la zia di Francesca H. Gemma del Sud a intervenire, costringendola ad allontanarsi dai social. Piano piano l'interesse mediatico che tra l'estate del 2009 e l'estate del 2010 si era accentrato su Gemma del Sud si affievolisce e si passa a parlare di altro, ma non prima che un canale, Eternity Production, pubblichi questo, il trailer del loro prossimo film. Gemma, un film in cui questa attrice interpreta Gemma del Sud, una ragazza problematica, sola, alla disperata ricerca di approvazione. Il film, ragazzi, non ho capito se alla fine sia stato effettivamente prodotto, di sicuro adesso non è più reperibile da nessuna parte e questo è un vero peccato perché secondo me il potenziale c'era. Ancora ti video scende, basta, cazzo, vai rotto, Ma cosa cazzo vuoi, Luca? Siete solo mosche. Ciao a tutti. Che dire, ragazzi, io spero che questo film arrivi nelle sale perché secondo me farebbe mangiare la polvere a Barbie.
Il 21 marzo 2012, dopo 2 anni di assenza, Gemma Del Sud ritorna e ritorna con un nuovo look. Si è tagliata i capelli. In questo nuovo video Gemma Del Sud annuncia che sarà ospite in discoteca, niente meno che con Tina Cipollari, e canterà dal vivo. Il fatto stesso che Gemma Del Sud uscirà di casa già è una notizia straordinaria. Ma ragazzi, parliamo di questa seratona in discoteca, perché poi insomma sta cosa è successa, no? E com'è andata questa serata in discoteca? Allora, Gemma Del Sud ha ballato con uno spogliarellista. I due hanno preso, come dire, molta confidenza mentre ballavano. Quindi a occhi e croce mi sa che ha rotto con il fidanzato Gemma Del Sud. Dopo questo spettacolino Gemma Del Sud va a cambiarsi e poi spunta sul palco con questo capo d'abbigliamento d'alta moda. Una maglietta con scritto "Il principe azzurro è gay". Mi piacerebbe ridere intensamente di lei e della sua maglietta, ma ahimè in quegli anni l'avevo anche io. Tanti auguri a Miley, tanti auguri a te. Auguri a Miley, auguri! Comunque vabbè, possiamo sempre far finta che questa maglietta sia il merchandising del prossimo live action della Disney. Per fortuna oggi indosso solo magliette serie. Magliette come questa, ragazzi, vi piace? La trovate su Pampling e trovate anche tantissime altre bellissime magliette, anche magliette brutte, magliette nerd, magliette simpatiche. Non troverete la maglietta con scritto "Il principe azzurro è gay". Ricordate che usando il codice Babilonia potrete scegliere un paio di calzini gratis come questi e come tanti altri che trovate su Pampling. Torniamo a noi. Outfit a parte, Gemma Del Sud si esibisce in discoteca cantando con la sua inconfondibile voce stonata. Ragazzi, sono passati anni, ma continua a non azzeccare una nota. E balla, ragazzi, con la grazia di chi ha preso gli allucinogeni buoni. E così facendo fa cantare e divertire e ballare tutta la disco. Un grande successo, prossima tappa San Siro. Poco dopo questo successo, Gemma Del Sud, dopo aver pubblicato qualche video tipo scherzi telefonici, cose così, sparisce ancora una volta e di nuovo di lei si perde qualunque traccia. Il 12 marzo 2014, 2 anni dopo, nella vita di Francesca Ferrera succede qualcosa di speciale. Nasce la piccola Roby, sua figlia. Non vi so dire altro, lo sappiamo solo perché a un certo punto aveva messo nella sua bio di Instagram questo, la data 12 marzo 2014, la scritta Roby, il biberon e l'emoji della mamma con la figlia, cioè non lascia molto spazio ai dubbi. Nel 2016 Gemma Del Sud ritorna ancora una volta e pubblica questo video. In questo video, girato al buio praticamente, il suo tono di voce è più maturo, mi sembra meno arrabbiata, cioè mi sembra che abbia un'aria molto più addolcita. Ero sparita tempo fa e è stato perché ho avuto dei problemi per strada, non potevo nemmeno più uscire di casa, ecco. E adesso questo è il mio canale, questo che ho messo. Saluto a tutti, ciao. Poche ore dopo, Gemma Del Sud pubblica un secondo video, sempre rigorosamente al buio, in cui semplicemente guarda in camera per pochi secondi. Un po' strano. Non molto tempo dopo, Gemma Del Sud pubblica un terzo video, ancora una volta al buio. Mi sa che l'Enel le ha tagliato la luce. In questo video Gemma Del Sud dice solo ciao. Ciao. Tra l'altro tenendo i capelli completamente davanti la faccia come se cercasse di nascondersi. Pochi giorni dopo spunta bionda. A questo punto cambia il nome del canale in Gemma Del Sud Bionda, nel caso in cui a qualcuno dovesse sfuggire. Di qui in poi, ragazzi, non pubblicherà
nient'altro, nessun altro video. Gemma del Sud sparisce. Nel 2018 Gemma del Sud ritorna, questa volta ha i capelli rosa. In questo video Gemma del Sud fa un discorso molto vago, ce l'ha con qualcuno, non si capisce con chi, però qualcuno sembra averle fatto girare le gemme del Sud. In pratica qui sta parlando di qualcuno al quale lei avrebbe fatto solo del bene, che però poi l'ha ripagata trattandola male. Non lo so, ragazzi, è un discorso un po' sconnesso perché sta seguendo un filo logico che noi non conosciamo, un filo logico che vede solo lei. Vi faccio sentire qualche estratto. Ciao a tutti, questo è un video che volevo fare, diciamo, di riflessione. Tutta quella gente in generale che vuole o si aspetta di più di quello che non può avere. Gente che, giudica gli altri. Mi è capitato molto spesso di gente che giudicava me, che poi faceva più schifo di me. Perché modestamente mi sento una bella ragazza. Io, tutta quella gente che io ho aiutato e sono stata vicina e che mi ha ripagato male, o sostituendomi in altre maniere, non me ne frega niente. Sapete una cosa, fare del bene non serve a niente, proprio a nulla. Comunque, saluto a tutti. Ciao. Ma attenzione ragazzi, perché è qui che le cose si fanno ancora una volta angoscianti. Praticamente proprio sotto questo video c'è il commento di un utente con il nome che ha nome Luna e Francesca Maio 288. Questo utente scrive in questo commento: il video è mio e parlo di una persona schifosa. Questo commento viene pinnato in alto, viene messo in evidenza, no? Da Gemma del Sud. Quindi significa che veramente questo account, questa Luna e Francesca Maio, è sempre lei, c'è un altro suo account. E quindi io ho cliccato su questo account, sono andata sul profilo YouTube di questa Luna e Francesca e in effetti ho notato subito che nell'immagine del profilo ci sia proprio la nostra Gemma del Sud, la nostra Francesca Ferrera. Non so chi sia Luna, perché il profilo, cioè il nome utente è Luna e Francesca. Ok ragazzi, ho scoperto chi è Luna. Luna è lei, il gatto di Gemma del Sud. Ce l'aveva presentata in un suo vecchio video. Ciao a tutti. Ciao a tutti da Fra e Luna. I'm your baby scan to. E tra l'altro, a quanto pare, Gemma del Sud ha anche un altro gatto di nome Gemma. Ed è per questo che si è messa come nickname Gemma del Sud, come il suo gatto. Su questo canale Gemma del Sud non ha caricato video. Oggi Francesca sembra avere deciso di allontanarsi definitivamente dai social. Ho trovato quello che sembra essere il suo profilo Facebook, dal quale sono riuscita a risalire al suo nuovo profilo Instagram, cioè Sherlock Holmes proprio sposta. Pensate che nel suo nuovo profilo Instagram non ha neanche l'immagine del profilo. Questo significa che proprio dei social non vuole saperne più niente, e infatti non vi dico il nickname perché magari sarà traumatizzata appunto dall'uso dei social e preferirebbe restarne ai margini. Non lo so, nel dubbio evito di divulgare questa informazione. Magari vi dico solo una cosa, cioè ve lo sto dicendo per un motivo, perché nella sua bio c'è scritto vivo a Bari da 1 anno. Quindi ragazzi, tutto fa pensare che oggi Francesca e sua figlia Roby abbiano iniziato una nuova vita a Bari. Gemma è tornata a essere del Sud. Finisce così l'assurdo caso di Gemma del Sud. In conclusione, io penso che dobbiamo delle scuse a questa ragazza, perché indipendentemente dal fatto che le leggende metropolitane sul suo conto fossero vere o meno, comunque la violenza verbale che ha ricevuto online è stata abominevole. Poteva finire malissimo e forse è finita malissimo, perché chissà quali conseguenze psicologiche si porta ancora oggi dietro Francesca a causa di
commenti, cioè magari neanche quelli che abbiamo letto, capito? Magari neanche quelli che sembravano peggiori, magari ci sarà stato in mezzo a quelle migliaia di centinaia di commenti quello che le ha fatto particolarmente male, le ha toccato qualche tasto particolarmente doloroso che l'ha fatta crollare e che magari le ha lasciato il segno per tutti questi anni, e magari chi lo ha scritto in questo momento vive la sua tranquilla vita ignaro di tutto ciò, perché per lui era solo un gioco, non sapendo quanto magari quel gioco possa averle lasciato conseguenze che chissà potrebbe pagare ancora oggi Gemma del Sud. Quindi appunto penso che le dobbiamo un attimino delle scuse e non possiamo che augurarci che stia bene. Detto ciò, secondo me è interessante ed è anche doveroso chiedersi se il fenomeno Gemma del Sud emergesse oggi, cioè se lo aprisse oggi Francesca questo canale di nome Gemma del Sud e facesse le stesse cose che faceva nel 2010, come reagirebbero gli utenti? Cioè i commenti sarebbero ugualmente cattivi nei suoi confronti o al contrario verrebbe supportata, oppure semplicemente non diventerebbe famosa e verrebbe ignorata? Potrebbe essere affascinante per capirlo, no? Per rispondere a questa domanda, fare un confronto con il caso di Follettina Creation. Follettina è un'altra entità trash di YouTube Italia che è esplosa circa 4 anni fa, oppure potremmo addirittura fare un confronto tra il caso di Gemma del Sud e personaggi virali su TikTok, personaggi trash, no? Che sono virali su TikTok in questo momento, come per esempio mi vengono in mente Greta e Mattia. Ora, io non mi sono addentrata nelle vicende di tutte queste meteore trash dei social media, però qualche volta mi è capitato di leggere i commenti sotto i loro contenuti. Allora, non mi sembra che si registri una quantità d'odio lontanamente paragonabile a quella rivolta nel 2010 a Gemma del Sud, cioè commenti come se ti becco per strada ti riempo di botte, sparati, non sono più la maggioranza, non sono più neanche la norma, cioè non sono più considerati normali, vengono subito segnalati o dal creatore del contenuto oppure addirittura dagli altri utenti e vengono prontamente rimossi dalla piattaforma per incitazione all'odio, e se è il caso viene anche la polizia postale a casa tua a sculacciarti. Poi addirittura, ragazzi, oggi troviamo anche persone che commentano supportando questi creator con commenti positivi, ma fatti proprio con il cuore, una cosa impensabile ai tempi di Gemma del Sud. Viene valutata la tenerezza di queste persone, la genuinità, il coraggio di mettersi in gioco, però comunque credo che ci sia ancora molto su cui lavorare, perché il cyberbullismo c'è ancora, è solo più subdolo. Magari le battutine non sono più formulate in modo esplicitamente offensivo, però i loro contenuti, che di per sé, poverini, sono innocui, ricevono vagonate di battutine passivo-aggressive che ironizzano sulla loro intelligenza o sul loro aspetto. Per esempio, Follettina veniva presa in giro per i suoi baffetti, perché non si toglieva i baffetti. Addirittura mi ricordo che è stata intervistata da Barbara D'Urso, che l'ha interrogata in merito ai baffetti. Cioè, vabbè. Per farvi capire, ragazzi, prendo un commento a caso sotto un video a caso di Follettina. Considerate comunque che non è neanche recentissimo. Raga, allo speciale 100.000 iscritti, perché sì, purtroppo ci sta arrivando, vogliamo un appuntamento dall'estetista con il cuoricino. Ecco, il tono di questo commento è tranquillo, c'è pure il cuoricino alla fine, però l'utente ironizza sui baffetti di Follettina, i famosi baffetti di Follettina. Questi baffetti, ora io capisco che Hitler ci abbia traumatizzati, però sarà anche libera una di non farsi strappare i peli ogni mese? Ma che ve ne fotte? Poi vabbè, questo utente dice anche che purtroppo sta arrivando ai 100.000 iscritti, capito? Questo è quello che intendo per passivo-aggressività. Una pioggia di commenti di questo tipo può disorientarti, perché tu ti rendi conto di essere presa in giro, ma non è che puoi incazzare e dire "oh, siete mosche, vi denuncio", perché passi tu per quella musona polemica che non sta al gioco, capito? Era solo una battuta. Praticamente dai alle masse un nuovo motivo per star loro sulle balle, non sei autoironica.
Ma comunque ragazzi, io a questo punto aspetto le vostre opinioni, perché a questo punto direi che abbiamo finito. Per oggi mi ritiro. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa storia. Voi c'eravate quando Gemma del Sud si versava l'acqua in testa? Secondo voi Gemma del Sud è stata un'artista incompresa oppure il suo personaggio era completamente studiato a tavolino? Credete nella leggenda metropolitana in base alla quale il fidanzato la costringeva a fare i video? Quanto facevamo cacare umanamente nel 2010? Aspetto le vostre considerazioni ragazzi, io a questo punto scendo subito giù a leggervi nei commenti. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video, grazie ragazzi, siete delle mosche adorabili. E per oggi ragazzi è tutto, vi mando un bacio, a voi la linea. Mosca, mosca.